ovviamente io conosco tutti gli animali per nome, ma non forse la cosa particolare è che ogni animale ha un nome, e perché ogni animale ha un nome proprio per questa forma estrema di rispetto che io cerco di portargli. Banalmente io battezzo qualsiasi animale che nasce in stalla, anche se so che verrà venduto, anche se, che ne so, ha avuto delle complicazioni al parto e so che morirà, qualsiasi animale che nasce in questa stalla uscirà da questa stalla con un nome. Quindi già questa è la prima sorta di rispetto che cerco di dovergli. Poi il mio con gli animali è un rapporto intanto quotidiano, quindi c'è una sorta di interscambio quotidiano. Poi bisogna considerare che soprattutto dal lato delle vacche piemontesi, sono vacche che sono state allevate storicamente dalla mia famiglia, quindi c'è anche una sorta di radice profonda che mi lega a loro, perché sono animali che sono stati allevati prima da mio nonno e poi da mio papà, e c'è questa prosecuzione, perché sono le stesse, le madri di oggi sono state le figlie di ieri, e quindi non sono animali che sono arrivati qua da altri allevamenti, da altre stalle. Quindi già c'è questa cosa che mi lega profondamente. Infatti, per dirti, oggi, per come è impostata la mia azienda, noi viviamo fondamentalmente di latte e formaggio. Se dovessi soltanto tracciare un profilo economico della mia azienda, io potrei tranquillamente vivere senza piemontesi. Però non riesco non riesco a perdere questa radice, cioè più forte di me. Io so che nel momento in cui dovessi fare questo passo qui, comunque perdo una parte della mia anima, comunque snaturo qualcosa di me stesso. E tra l'altro sono convinto che io sono nato con gli animali piemontesi, perché da bambino sono cresciuto in mezzo a loro, che probabilmente, se avrò la fortuna di decidere io quando interrompere la mia carriera di allevatore, l'ultimo animale che avrò in stalla, ottantenne, vecchio e decrepito, sarà un animale piemontese. Nel frattempo, tra quando ero bambino e la mia fine della carriera, ci sarà stata soltanto una vita che mi avrà portato a fare scelte diverse. Poi io devo dire una cosa: sicuramente c'ho un rapporto profondo, ma profondo significa, banalmente, a me piace parlare con i miei animali, ma non dobbiamo umanizzare questa cosa qui. Non è "ah, ciao, come stai?". Parlare banalmente, quando io gestisco la mia mandria, mi piace che riconoscano la mia voce. Io lavoro pochissimo con i cani, quindi quando devo spostarle io le comando con la voce. Loro hanno questa abitudine che gli viene da tempo, sanno qual è la mia voce, sanno quali sono i miei, tra virgolette, comandi, sanno quali sono i miei. Ogni tanto le chiamo, ogni tanto le richiamo, ma non le richiamo perché non mi nascondono, le richiamo nel senso che magari sono da richiamare perché hanno fatto qualcosa che a me non piaceva. Ogni tanto ci discuto, però anche qui mi piace proprio far uscire questo concetto di uscire un attimo dalle dinamiche umane, cioè la conversazione con gli animali non è un interscambio come può essere tra persone, è qualcosa di quasi spirituale, non so come dire. Quindi c'è questa comunicazione, c'è, come in tutti i rapporti anche sociali. Non è detto che a me stiano simpatiche tutte, come io non starò simpatico a tutte, qui c'è comunque una varietà di animali, non sono 2 o 3, e comunque c'è questa sorta di interscambio. Io per esempio mi ritrovo sempre, forse una delle cose più lampanti che mi ritrovo a percepire nei confronti dei miei animali, è che quando porto a termine una stagione d'alpeggio, gli ultimi giorni io raduno la mandria, le raggruppo. E comunque sia andata la stagione bene o male, io sono consapevole che non è soltanto merito o demerito mio, perché è un lavoro di interscambio, di simbiosi. Quindi alla fine della stagione io mi trovo a ringraziarle, ma non perché ma per il semplice fatto che io sono consapevole che quando per esempio io le sposto perché so che c'è maltempo e gli chiedo di rimanere lì e loro lo fanno, è perché loro si sono fidate di me. Quindi è veramente un qualcosa che io non sono né il capomandria né il capobranco, sono una persona che decide per quelli che sono, e loro sono i miei collaboratori, quindi da lì è un lavoro di squadra, cioè in tutto quello che facciamo. Di base, anche nei momenti diciamo più complicati, io gestisco i parti, non sempre ci sono dei bei momenti, cioè ci possono essere delle complicazioni come in tutte le cose. Di base ritorno sempre ai soliti concetti: il mio agire è sempre del massimo rispetto, cioè io mi sono ritrovato a fare scelte che erano economicamente stupide, nemmeno svantaggiose,
soprattutto quando gli animali poi vivono in libertà, in natura. La natura è comunque è crudele, cioè è crudele. La natura è, a me piace, la definisco sincera, nel senso che non ha filtri, non ha quello che è, può essere bello, può essere brutto. Io mi sono ritrovato con animali feriti o cosa che non valeva, tra virgolette, la pena economicamente di ad assisterli, perché secondo me ancora prima di essere un mestiere, almeno io lo concepisco un po' come, se la chiamiamo una vocazione, non so, la chiamiamo. Allora, il mio compito è il compito di allevare, il compito di accudire gli animali. Quindi io lo faccio fino in fondo, provo a farlo fino in fondo. Se poi questa cosa qui ogni tanto, come dire, non mi porta un vantaggio economico, sinceramente non me ne frega niente. Cioè, a meno che veramente non metta a rischio la mia attività, ma l'ultimo esempio che mi viene in mente è un animale che 2 anni fa si è rotto una gamba, ho voluto recuperarlo con l'elicottero e quello dell'elicottero mi ha chiesto, per rimanere molto spicci, 2000 euro. Dicendomi l'animale li vale, io non sapevo nemmeno se l'animale sarebbe sopravvissuto, quindi assolutamente no. Ma nemmeno non mi andava di abbandonarlo a morire a se stesso, cioè è proprio al di fuori di qualsiasi mio valore personale, quindi il mio rapporto con gli animali è questo. Poi ogni tanto ci litigo anche, quindi non è sempre rose e fiori, non è come in tutti i più grandi amori, cioè, ci sono anche dei momenti di tensione. Io non mi vergogno a dirli, ho dei momenti a dirlo, ho dei momenti di sconforto, ho dei momenti in cui banalmente li maledico, però poi di fondo c'è proprio questo, io ci credo, secondo me, io sono nato per fare questo, poi magari non so se lo faccio bene o no, però è una cosa che mi sento talmente dentro che non mi vedrei da altre parti.